Buon anno! Forse in questo momento hai ancora vivo l'eco delle feste passate, quindi le luci di Natale, i profumi del cibo condiviso, i momenti di risata in compagnia. Magari hai riempito la tua casa di persone di allegria, oppure hai preferito un ritmo più intimo, magari ritagliandoti spazi di riflessione. Comunque sia andata, adesso ti trovi davanti a un tratto di strada tutto nuovo, ancora da percorrere. Che effetto ti fa pensare all'anno nuovo che hai appena salutato? Ci sono stati traguardi raggiunti, magari qualche delusione, momenti di entusiasmo e attimi di malinconia. Ma soprattutto ci sono stati spunti, lezioni, piccole scoperte su di te e su ciò che ti circonda. E adesso, in questi primi giorni, è come se tu potessi raccogliere tutto il bagaglio accumulato, fatto di esperienze, sogni e desideri, e decidere come portarlo con te nel futuro. Spesso, appena scatta il nuovo anno, ci lasciamo prendere dalla frenesia dei buoni propositi, no? Come se dovessimo rivoluzionare tutto e subito. Quindi ci imponiamo di fare attività fisica, di cambiare lavoro, di diventare versioni perfette di noi stessi. Ma la verità è che non esiste una bacchetta magica che cancella chi siamo stati finora e ci trasforma in persone diverse. Magari esistesse. Il cambiamento, quello vero, nasce da dentro, da un ascolto profondo delle nostre necessità. Non è un evento istantaneo, ma un percorso che si costruisce giorno dopo giorno. Quindi, prima di scrivere una lista infinita di obiettivi, prova a concederti un momento di silenzio. Chiudi gli occhi, respira e chiediti: che cosa desidero davvero per questo nuovo anno? Cosa mi farebbe alzare la mattina con un senso di gioia o di curiosità? Forse non ti salterà subito in mente una risposta chiara e definita. Può essere sufficiente però riconoscere che hai bisogno di coltivare più tempo per te stesso, oppure di recuperare un hobby che avevi accantonato o di cercare nuovi spazi di condivisione con chi ami. A volte, lo sai, ci poniamo delle sfide troppo grandi e finiamo col sentirci inadeguati se non le completiamo tutte. Invece, immagina di affrontare ogni proposito come se fosse un viaggio a tappe, dove ogni piccolo passaggio è importante quanto la destinazione finale. Ti piacerebbe per esempio imparare a meditare? Ok, non è necessario fare da subito una sessione di un'ora. Inizia con 5 minuti al giorno. Oppure, desideri di mangiare in modo più sano? Benissimo, scegli un solo pasto alla volta in cui puoi inserire una pietanza equilibrata. Questi piccoli cambiamenti, ripetuti però con costanza, hanno un impatto decisamente più profondo rispetto a un grande gesto che non riesci a mantenere. Può darsi che l'anno trascorso ti abbia lasciato qualche ferita aperta, oppure progetti incompleti. Hai mai considerato l'idea che queste esperienze possano offrirti un valore prezioso? C'è una saggezza da trarre anche dalle situazioni che non sono andate come speravi. Magari ti hanno insegnato a essere più paziente, a fidarti maggiormente di te stesso o a capire quali relazioni meritano davvero il tuo tempo e le tue energie. Ricorda questo: ogni piccolo grande ostacolo porta con sé un seme di conoscenza che puoi far germogliare in futuro. È facile farsi travolgere da progetti e responsabilità che sembrano tutti urgenti. Eppure potresti scoprire che eliminare il superfluo ti aiuta a riconoscere ciò che è davvero importante. Vale per gli oggetti che accumulano polvere, ma anche per gli impegni e le relazioni. Invece di dire sì a tutto, prova a coltivare meno attività, ma con più presenza. Prova a dedicare più energie alle persone che senti realmente vicine e che ti stimolano a crescere. Questo, mi rendo conto, può sembrare un lusso, ma in realtà è una forma di cura verso te stesso. La parola chiave a volte è autenticità. Non devi mostrarti perfetto o senza difetti. Prova a essere solo te stesso, con i tuoi punti di forza e le tue fragilità. Condividere le paure e i dubbi con chi ami può sicuramente avvicinarti di più che fingere che vada sempre tutto bene. L'anno nuovo potrebbe essere un'occasione per curare maggiormente questo aspetto. Ogni relazione, per fiorire, ha bisogno di sincerità e di quella disponibilità ad aprirsi anche quando le cose non sono facili. Se io potessi donarti un solo proposito per il nuovo anno, ti suggerirei di dedicare ogni giorno un momento di silenzio interiore. Chiamalo meditazione oppure semplicemente ascolto di te stesso. Un momento per fare il punto della situazione, per respirare davvero. Non immagini quanto sia potente ritagliarsi uno spazio tutto tuo. Questo può aiutarti a ritrovare lucidità, a ridimensionare le paure e a nutrire il tuo spirito di gentilezza e compassione. Del resto, siamo tutti in viaggio. Nessuno ha una mappa definitiva ed è proprio la bellezza di questa vita. Ogni nuovo inizio è un'opportunità per riscoprirci, per imparare dai nostri sbagli, per aprirci a prospettive che forse un anno fa neanche immaginavamo. Il mio augurio è che tu possa affrontare questo nuovo anno sentendoti leggero, ma non superficiale, fiducioso, ma non ingenuo, aperto, ma mai forzato, che tu possa trovare la forza di seguire i tuoi ritmi e il coraggio di ascoltare quello che il tuo cuore ti suggerisce davvero. Spero che queste parole ti abbiano dato un po' di spunti su cui riflettere, un punto magari di partenza per iniziare il cammino del nuovo anno. E ricorda, non devi cambiare il mondo in una notte.
ma puoi scegliere ogni giorno di muovere un passo in più verso la persona che desideri diventare.